Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni. Due carte di agosto 2025, tre ragazzi. Temperanza, matto e imperatrice. Siete l'unico segno a cui sono uscite tre carte. Ok, facciamo così magari le vedete un po' meglio. Tanti arcani maggiori. Io credo che potrebbe essere un periodo dove prenderete più fiducia in voi stessi. Io ho come la sensazione che questa temperanza vi aiuterà a riequilibrare o la fiducia in voi stessi o la fiducia nel partner. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre nella descrizione c'è il link al seminario di settembre che sarà un seminario su tarocchi e karma, quindi andremo a vedere come fare una lettura karmica. E in più, sempre in descrizione, ci sono i link ai due videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, amici del Toro, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo da un 8 di pentacoli, 4 di coppe, cavaliere di spade, cavaliere di coppe, la morte, sacerdotessa, 6 di spade, e la torre. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'energia generale del mese, potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, dopodiché andiamo a vedere i single, le coppie clandestine, insomma andiamo a vedere un po' tutte le casistiche. Partiamo da questo 8 di denari che mi fa proprio pensare che siate molto focalizzati su di voi all'inizio del mese. È spiegato da un 7 di bastoni e da un 9 di spade. Ho l'idea, non so perché, ehm, che qualcuno stia cercando di recuperare o una persona o una situazione. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Due di spade e 3 di spade. Guardate, è come se vi foste messi a lavorare nonostante le paure, nonostante i pensieri, nonostante le preoccupazioni, per, diciamo così, risaldare qualche tipo di relazione. Devo dire che non servirà a niente far finta di non essere feriti, far finta di non star soffrire. Ho l'idea con questo 4 di coppe che qualcuno non voglia vedere i propri dubbi, la propria sofferenza, il proprio tradimento anche.
Il proprio tradimento non perché voi abbiate tradito, nel senso che siete andati con una terza persona, però si parla di tradire se stessi, i propri valori, i propri principi. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade. È come se qualcuno fosse andato contro se stesso. Abbiamo un 5 di spade e un 3 di pentacoli. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. 6 di spade, che avete già qui, 5 di pentacoli. 6 di spade, 5 di pentacoli, matto e 2 di bastoni. Io credo che questi dubbi che fate finta di non vedere, questa sofferenza che fate finta di non vedere, in realtà ha un certo peso, ma vi devo dire che con questo 6 di spade, che avete anche qui tra le altre cose, è più una sofferenza creata dalla vostra mente perché vi prefissate certi obiettivi, perché avete certe aspettative, perché avete certe credenze, perché avete avuto certi insegnamenti e pensate che anche per voi debba essere così. È come il dare per scontato che le cose debbano andare in un certo modo. Perché? Perché è quello che avete vissuto e quindi è la realtà che conoscete, però non è sempre così. Quindi, secondo me, una volta che cambiate il modo di pensare, e qui infatti avete la morte, che mi parla proprio del taglio di certi pensieri, atteggiamenti, è come se ritrovasse, secondo me, un pochettino la fiducia in voi stessi piuttosto che nella relazione. Andiamo a vedere la morte. 7 di spade e regina di coppe. È come se qualcuno di voi si fosse stufato di fare sempre la persona amabile, la persona comprensiva, la mamma di turno. Uomini o donne che siate non importa. Ho come l'idea che sia stato più un atteggiamento, eventualmente per paura di qualche cosa, di essere respinti, di essere rifiutati, di non essere visti, di non essere amati. È come se vi foste comportati così perché, un po' quello che vi dicevo prima del 6 di spade, magari qualcuno l'ha vissuto, ha avuto dei genitori super comprensivi tra di loro, dove si perdonavano tutto e quindi è come una proiezione sul anch'io devo perdonare tutto, però no, non è così, o anch'io devo essere comprensiva con tutto, o comprensivo. Non è così. E difatti qui, avendo il 5 di spade al contrario, il 3 di pentacoli al contrario, sento che è come se fosse difficile mettere dei limiti, mettere delle regole per voi. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Appeso e la stella. Io credo che vi arriverà qualche intuizione gigantesca. È positivo avere l'appeso perché vi dà la possibilità di vedere oltre quello che qua non vedevate. Qui c'è un 2 di spade che è una carta con una figura bendata e il 4 di coppe è anche una carta che dice che, se ci fate caso come è la raffigurazione, c'è una persona che è talmente concentrata su queste tre coppe che non vede questa che gli viene offerta. Vedete che c'è una mano qua che offre la coppa. È come se ci fosse una sorta di cecità. E qui con la carta dell'appeso c'è la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista e avendo anche la sacerdotessa è come se riusciste a vedere nel lungo periodo. Arriviamo a questo 6 di spade che avevate già qui e che è un po' quello che bisogna tagliare. Abbiamo un asso di spade. E la forza, qualcuno prenderà il coraggio a quattro mani e dirà le cose come stanno. Questo non mi va bene, questo me lo sono fatto andare bene solo perché avevo paura di perderti, però mi dà fastidio, mi ferisce, mi fa male. È giusto con questo asso di spade dire le cose come stanno.
Andiamo a vedere la torre. Allora abbiamo un fante di bastoni, il mondo, la luna e un papa. Secondo me interromperete questo modo di fare di cui abbiamo parlato e con il papa si potrebbe tranquillamente raggiungere un punto medio. Io credo che si termineranno, si terminerà con le paure. Tenete presente che qui avete la temperanza, carta di guarigione, il matto, che è una carta di fiducia che avevate anche qui, e l'imperatrice, che è una carta di espansione. Quindi io ho l'idea che una volta che passerete da questa torre, che farà un po' cadere il vostro modo di pensare, il vostro modo di agire, le paure, le preoccupazioni, insomma, credo che si riuscirà a trovare un punto di incontro con l'altra persona. È un po' come se vi toglieste un'armatura con questa torre. Mm? Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dalle persone che sono single e che non se la stanno passando troppo bene in questo momento. Le sento tanto focalizzate su di sé, focalizzate sul fatto che devono digerire qualche cosa che è successo in passato. Nonostante questo, sento che c'è un personaggio che potrebbe effettivamente arrivare nella vostra vita. Diciamo che avete ritmi diversi, voi siete in fase temperanza, calmi, tranquilli, vi state occupando delle vostre cose, avete il vostro tran tran quotidiano e arriva questa persona e vi sconvolge un po' la vita, mi verrebbe da dire, però non è la vita, vi sconvolge un po' questo momento, no, di tranquillità e di recupero. Sento che questa persona effettivamente può venire con delle intenzioni ottime ed è anche una persona che ci tiene, come vi posso dire, a rendervi più leggeri. È come se vi dicesse: no, non ti preoccupare, io capisco il dolore che tu hai provato e io sono qua, ma non voglio ferirti, non voglio approfittare di te. Mi piacerebbe costruire una relazione dove le cose sono sincere, ognuno di due si sente libero di essere se stesso e di parlare delle proprie paure. E vi dico, con questa torre, il mondo, il papa e la luna alla fine della lettura, ragazzi, secondo me questo personaggio riesce nel suo intento. È come se ce la facesse a farvi vedere le cose da un'altra prospettiva, togliervi, perlomeno vi fa identificare quali sono le vostre credenze o abitudini limitanti. Ed è come se vi aiutasse a fare un lavoro introspettivo questa persona. Sento che è una persona che è lì, mi viene da dire per rimanere. Per quello che riguarda le persone che sono in coppia, anche per voi sento che è un mese di guarigione della relazione, è come se venissero a galla tutti quei dettagli, tutte quelle cosette che vi sono rimaste sullo stomaco fino ad adesso, è come se fosse giunto il momento di parlarne, di essere sinceri, di dire: senti, io mi sento così per X, Y e Z. E magari l'altra persona neanche se ne rendeva conto e una volta che il tema viene portato a galla, secondo me si risolve tranquillamente. Cioè l'importante per voi è parlare in modo onesto, parlare chiaramente, usate sempre un filtro, non è che dovete dire le cose come le pensate, tenete presente che dall'altra parte avete una persona che ci può rimanere male, quindi usate la diplomazia, questo è proprio solo un consiglio, però una cosa che faccio io per quando devo parlare di qualche tema spinoso, una cosa che faccio io è pensare a come vorrei che mi fosse detta quella cosa in modo che mi crei il minor dolor possibile. Quindi vi serve proprio con la carta dell'appeso mettervi nei panni dell'altro e pensare: come potrei io ricevere questa notizia senza
che mi ferisse, e quindi magari quello è un modo per riuscire a trovare le parole giuste da usare appunto per chiarire, per parlare, per insomma comunicare seduti a tavolino senza scannarsi. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione non definita, in una relazione clandestina e via dicendo. Allora, io credo che anche qui il parlare chiaro sia un po' il segreto. Mm, diciamo che la lettura finisce con questa torre e credo che qualche vostra certezza o sicurezza potrebbe cascare. Più che tutto, vedendo la carta della luna, mi viene da dire che potrebbe essere qualche proiezione che potrebbe cadere effettivamente. Però c'è anche un papa, quindi la notizia positiva è che servono questi chiarimenti, questi confronti proprio per riuscire a trovare poi un punto di equilibrio, ragazzi, eh? Andiamo a vedere qualche oracolo, però secondo me si va verso una nuova fiducia e verso l'espansione. Una nuova fiducia perché tutto quello che c'era di spinoso viene chiarito. E quindi il fidarsi non è io mi fido che l'altro non mi faccia le corna, ma è anche mi fido del fatto che l'altro o l'altra possa comprendermi, possa capirmi. Mm? Vero amore. Questo è l'amore della tua vita. Ma che bello, ragazzi. Andiamo a vedere un altro oracolo. Sinfonia incompiuta. Qui abbiamo un numero 10. I 10 di solito sono carte di chiusura ciclo. In questo caso sento che dovete chiudere questo ciclo di insicurezze, di cecità, di tentennamenti, di sfiducia. È come se il mese di agosto vi portasse ehm, questa chiarezza mentale, secondo me, dove ci si confronta, dove ci si conosce meglio, dove si diventa ancora più intimi. La sinfonia incompiuta è perché è come se vi dicesse che c'è qualche cosa, qualche tema che è rimasto un po' in sospeso e che deve essere compiuto, deve essere affrontato, appunto. Andiamo a vedere una fatina. Porta magica. Questa fatina vi dice che ci vuole coraggio e fiducia per avventurarsi nello sconosciuto. Ed è proprio lì che le cose più belle arrivano. È tempo di andare avanti senza guardarsi indietro. Molto bella questa, mi piace un sacco. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Però se volete farlo, se volete fare questo percorso per conto vostro, potete anche abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti. Diciamo che i video degli abbonati sono stati studiati come se fossero una scuola, quindi ci sono molti più argomenti rispetto a quelli che io tratto, diciamo, nelle sessioni private, perché parlo anche di temi di metafisica, di metamedicina, insomma, si parte da tanti punti, ma si arriva sempre al centro con tutti. Le credenze limitanti sono nella playlist 3A e sono sviluppate, diciamo, insieme alla guarigione, conoscenza, guarigione e cura dei chakra, ok? Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!